ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a fare le previsioni settimanali che vanno dal 10 al 16 agosto. Allora, in questi giorni sto leggendo tantissimi, centinaia, come avete visto, di commenti che mi state proprio raccontando quello che sta accadendo attraverso le pratiche che stiamo facendo insieme. Molti di voi hanno continuato la porta di agosto anche dopo i 14 giorni che avevo indicato e onestamente vi dico una cosa che volevo già dirvi. Allora, avete fatto benissimo a continuare i 14 giorni se lo avete sentito, perché io vi avevo detto di praticarla per 14 giorni, perché già 14 giorni fissa determinate acquisizioni. Ma nel mio cuoricino avrei voluto dirvi fatela per tutto il mese di agosto. Quella è mia madre che è in me, capito? La disciplina che è in me. Quindi, allora, 14 giorni era il percorso che avevamo scelto per accompagnarci, no? Non era una data di scadenza, quindi nel momento in cui avete sentito che quella porta di agosto è ancora viva dentro di voi, avete continuato, avete fatto benissimo perché avete risposto a una mia preghiera inconscia. Se invece avete concluso i vostri 14 giorni e sentite che il viaggio è compiuto, allora potete tranquillamente, quando lo sentite, tornare alla porta del mattino, che quella l'ho messa per farla sempre, ogni giorno, per dialogare con la vostra anima, no? Molti di voi già lo state facendo, la porta del mattino, ho visto, mi avete scritto. Oppure, se per la prima volta sei qui, nel nostro Sangha, nella nostra famiglia, nella nostra comunità, ben arrivata, ben arrivato in questo oceano meraviglioso di folli. Allora, se sentite di fare alcune pratiche, fate quelle piuttosto che altre, non siete in ritardo, non dovete recuperare niente, lo dico alle ragazze nuove e ai ragazzi nuovi, perché ogni pratica è perfetta per iniziare. Potete partire dalla porta, potete partire da una pratica del viaggio erotico negli arcani, perché quello che stiamo costruendo insieme è un cammino che puoi vivere in qualsiasi momento, no? E quindi allora la cosa che mi sta colpendo maggiormente leggendo tutte le vostre esperienze è che chi sta praticando con costanza veramente sta veramente iniziando a manifestare delle cose importanti nella propria vita. Vedete che si iniziano a muovere. E quindi mi state raccontando immagini che ritornano, incontri, intuizioni, decisioni che finalmente riuscite a prendere dopo anni, situazioni che si sbloccano, cose che accadono nella vita quotidiana e che improvvisamente riconoscete che viene da quel lavoro lì. Ecco perché insisto tanto sulla disciplina, ma quando parlo di disciplina non intendo rigidità. Cioè non significa obbligarsi a fare qualche cosa perfettamente ogni giorno, significa semplicemente tornare a quella cosa, tornare alla pratica, tornare all'immagine, perché se pratichiamo soltanto quando, ve lo dico papale papale, va bene? Perché migliaia di voi state sperimentando risultati proprio mettendovi nella posizione che quella è la via. Se quella è la via, è quella è la via. Quindi se pratichiamo solo ogni tanto, ok, molto spesso, quasi il 99,99 periodico, almeno che non siamo illuminati, continuerà sempre la nostra mente razionale a decidere. Se oggi sì, poi fra 10 giorni lo riprendo. Oggi mi fido di quella cosa, domani ho paura, oggi sento qualcosa, domani penso che me lo sono inventato. Insomma, allora, quando continuiamo a tornare alla pratica, giorno dopo giorno, piano piano, cominciamo a uscire da questo loop. Qual è questo loop? Il bisogno di capire, il bisogno di controllare tutto, perché se no stiamo sempre nella mente, no? E giorno dopo giorno impariamo un altro modo di vivere la nostra vita, cominciamo ad ascoltare, cominciate a vedere e soprattutto cominciamo a cooperare con quello che la vita ci porta. Oggi ho fatto una lettura ancora più approfondita e specifica, ho strutturato questa lettura per andare proprio a praticare la bellezza della tarologia co-creativa. E,
l'ho strutturata in questo modo per farvi andare a vedere proprio quanto è bello cooperare in questo modo. E quindi perché ho strutturato in questo modo? Così potete capire perfettamente il mito, quello che secondo me spiega meglio di tutti, almeno fino a questo momento, come bisogna cooperare con la vita, cioè una sorta di ABC, un manuale di istruzione. Diremo manuale di distruzione, tutto attaccato e poi di istruzione. E del mito di Acrisio, no? Il nonno di Perseo, da lì io strutturo questa lettura. Cioè, chi era Acrisio? Acrisio, allora, il nonno di Perseo, il grande eroe del mito greco, te la faccio breve breve. Acrisio ricevette una profezia. Tu un giorno morirai per causa di tuo nipote. Quando lo seppe, ebbe paura. Da quel momento cercò in tutti i modi di impedire che quella profezia si realizzasse. E che cosa fece? Tentò di controllare gli eventi. Cercò di allontanare quella profezia, quel destino dalla propria vita, quindi cercò di fuggire, cercò di andare contro il nipote, mise la figlia in una torre, fece un casino combinò per scappare, per controllare gli eventi da quello che gli era stato annunciato. Ma alla fine il destino si compì comunque. Che successe? Che durante una gara ai Giochi Olimpici Perseo lanciò un disco e senza volerlo, guarda un po', i venti colpirono proprio il nonno di Acrisio che era lì e che morì. Adesso però dobbiamo immaginare questa storia in un altro modo. Immaginiamo che Acrisio, invece di trascorrere la propria vita nel terrore di sua nipote, avesse accolto quel destino. Quindi avesse detto sì alla dea Ananche, che con le sue figlie, le Moire, cuciono il destino, come diceva Platone, di tutti noi. Ok. Che cosa avrebbe potuto fare Acrisio? E lì entra la tarologia co-creativa. E avrebbe potuto incontrare il nipote, conoscerlo, amarlo, avrebbe potuto vederlo crescere, avrebbe potuto vivere fino a 150 anni sereno e magari un giorno morire tranquillamente nel proprio letto mentre suo nipote Perseo gli teneva la mano e gli chiudeva gli occhi. Cioè il destino si sarebbe compiuto comunque, ma avrebbe preso un'altra forma. Ed è questo che intendo quando vi parlo di tarologia co-creativa. Noi non leggiamo i tarocchi per cercare di scappare da quello che vediamo, perché è già previsto, è il tuo karma. E non li leggiamo nemmeno pensando di poter controllare quello che accadrà, ma li leggiamo per vedere come cooperare con quel destino e realizzare un capolavoro. Perché ci sono incontri, ci sono separazioni, opportunità, nascite, morti simboliche, cambiamenti che faranno parte sempre della nostra storia. Ma possiamo imparare a cooperare con quello che arriva invece di passare la vita a combatterlo, sprecando tutta l'energia, ripetendo la vita successiva, ripetendo la vita successiva. Il destino è scritto, ma tu puoi partecipare al modo in cui quel destino prenderà forma nella tua vita. Ed è esattamente quello che chiediamo alle nostre carte oggi. Prima vediamo che cosa sta arrivando come destino e poi vediamo cosa potrebbe presentarsi concretamente in quale parte della nostra vita e poi andiamo a cercare il nostro piccolo Acrisio. Dove sta il nostro Acrisio dentro di noi? In quale evento? Cioè, andiamo a cercare il nostro piccolo Acrisio, che vuol dire? Dove sto avendo paura? Dove sto cercando di controllare? Dove sto combattendo qualche cosa che invece la vita mi sta chiedendo semplicemente di abbracciare per potermi realizzare? Quindi vediamo quale forma potrebbe prendere quella situazione se continui a resistere e poi faremo il movimento contrario, cioè chiediamo alle carte: ma io come posso cooperare con quello che sta arrivando? E soprattutto quale forma potrebbe prendere lo stesso destino che è già previsto se smetto di combatterlo e comincio a collaborare con lui. Cioè questa è una rivoluzione in termini, ok? Una rivoluzione in termini, quindi alla fine poi prenderemo un oracolo, ne prendiamo due, più, non lo so, e andiamo a vedere qual è il passaggio che la tua anima vuole farti compiere attraverso quello che accade in questa settimana. Perché quello che accade mica ti sta semplicemente accadendo, ti sta portando da qualche parte. Quindi avete visto che è bellissima la tarologia co-creativa? Lo so perché mi mandate tante email perché quell'intuizione che mi venne quel giorno lì, ma perché l'ho sperimentata io, se no che ve la passo a fare, no?
E grazie ragazze mie ragazzi per le tantissime donazioni al canale anche questa settimana a sostegno del mio lavoro, quel contributo è molto prezioso, grazie, 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 ma soprattutto grazie perché avete iniziato a crederci e a usare la magia che da sempre vi incarna. Viaggio erotico negli arcani, 21 giorni, trovate tutto qua sotto, tutti i corsi completamente gratuiti su questo canale, il percorso. Quindi ragazzi miei ragazzi, oggi davanti a voi in questa settimana troverete due simboli, una spirale d'oro e uno specchio rituale. Non vi do nessun significato. Non voglio dirvi cosa rappresentano né la spirale né lo specchio, guardali, non ragionarci troppo, osserva quale dei due ti chiama e se ti chiamano entrambi ascolta entrambe le letture. Perché magari potrebbero parlarvi di due situazioni diverse oppure mostrarti due parti della stessa storia. Ok? E questa settimana voglio continuare a fare anche il piccolo esperimento che abbiamo iniziato insieme la scorsa settimana, cioè tra tutte le carte che usciranno nella vostra lettura, osservate quale sentite essere la vostra carta di cooperazione col destino. Cioè, quella carta che ti fa dire, ah ecco, è così che questa settimana voglio incontrare quello che arriva, voglio cooperare con quello che arriva. E scrivimela nei commenti, così dialoghiamo insieme e cooperiamo insieme. Non avete bisogno di spiegare niente quando mi scrivete sotto, tanto io capisco. Potete scrivere semplicemente il matto, la forza, la temperanza o il nome della carta con cui tu vuoi cooperare in questa settimana. E poi ti chiedo un'altra cosa, durante la settimana torna di nuovo in questo video, se accade qualcosa che riconosci proprio nella lettura, scrivimelo sotto, tipo è accaduto, ho scelto di, è accaduto, ho scelto di non scappare, è accaduto, ho scelto di aspettare, è accaduto, ok? Tanto me lo scrivete sempre, anche nei commenti o per email. Quando io li vedo tutti nei commenti, come avete visto dai vostri commenti, come sta succedendo nella porta di agosto, io poi creo i video apposta in base alle vostre immagini, tipi di problematiche, cioè io creo video apposta con un senso, va bene? Quindi, ragazze mie ragazzi, voglio sapere in questa settimana che cosa avete fatto voi come co-creazione rispetto a quando quella cosa è accaduta, perché è lì che inizia la co-creazione. Ora, ragazzi e miei ragazzi, fatevi ispirare e partiamo dal primo con la spirale d'oro. Allora, mettiamo qua. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia la gioia della co-creazione, bellezza, amore, visione e libertà. Settimana dal 10 al 16 agosto. Prima carta. Che cosa sta arrivando nella tua vita? Vediamo poi il fatto. Cosa sta arrivando nella tua vita? La felicità. Il sole. Allora, a parte il caldo, ma no, non è il caldo. Vabbè, ma il caldo è il fuoco, no? Il fuoco psichico, il calore, no? Che permette di sciogliere paure, resistenze e attaccamenti. Quindi, allora, il sole mi parla di una grande energia di gioia, uscire allo scoperto, di gioia, di anche la felicità che arriva proprio interna ed esterna per aver saputo co-creare con gli eventi, che sono gli dei. Quindi arriva una grande felicità, un grande riconoscimento di felicità per aver co-creato con il tuo destino. Quindi qua abbiamo un'immagine bellissima, questo sole mi sembra un po' l'alba, no? Dopo tanto scuro c'è l'alba, questo sole che nasce, che irradia, il sole della vita, e in arrivo la vita. Cos'è la vita? La vita è emozione pura e quando vedo tutte le emozioni come facenti parte
del grande disegno della vita. Senza le emozioni la vita non ci sarebbe, e c'è proprio questa grande felicità che arriva in questa settimana: chiarezza, gioia, entusiasmo, il motore della vita, una sorta di partiamo. Vediamo come potrebbe presentarsi dal 10 al 16 agosto, a mezzo magari di telefonate, di persone, di opportunità, vediamo, di chiusura, di denaro, decisioni, vediamo come potrebbe presentarsi questo sole in questa settimana. Con l'arrivo di un messaggio per alcuni di voi, con paggio di coppe. Il paggio di coppe è l'arrivo di un messaggio da parte di qualcuno molto tenero, molto dolce, molto tenero, una persona magari più piccola, una persona più giovane, una persona più che esprima un senso di delicatezza, nobiltà e delicatezza insieme. Ma non è solo questo, perché il paggio di coppe è anche un'opportunità di natura, un'opportunità che ti piace, che ti fa piacere, qualcuno che ti porge una coppa, no? Che cos'è la coppa? Delle emozioni, è qualcuno che ti fa sentire gioioso, potrebbe essere un figlio, una figlia, ritrovo con figli, figlie, oppure un'opportunità d'amore. Una persona che ti chiama, una persona a cui piaci, a cui c'è interesse romantico, per cui c'è interesse romantico. Il paggio di coppe però non è soltanto questo, il paggio di coppe è anche la tua stessa capacità di tornare a meravigliarti, di tornare a sorprenderti. E quindi se c'è dentro di te questa necessità di tornare a sorprenderti, allora un evento esterno ti paleserà questa necessità affinché tu la possa adempiere. E queste due carte mi stanno parlando di una grande gioia che arriva in questa settimana. Vediamo in quale parte della tua vita accadrà. Amore, lavoro, famiglia, rapporto con te stessa o con te stesso, progetto. Quindi c'è una felicità che sgorga dalla capacità di meravigliarsi, anche guardare un'alba, guardare un tramonto, c'è una grande felicità di sottofondo, no? Questa voglia della tua anima di palesarsi in quanto tale. Vediamo in quale parte della tua vita accadrà. In quale parte della tua vita accadrà? Nel paggio di spade, guarda, mi parlano di comunicazioni questi due paggi, quindi quello che il sole, il paggio di coppe annunciano entra nella tua vita come qualcosa che viene scritto oppure scoperto, finalmente chiarito, può essere anche una riconciliazione o qualcosa che era in sospeso. Credo che possa riguardare anche una conversazione importante. Ripeto, un messaggio, una telefonata, un'email, una notizia, una risposta che stavi aspettando, un documento, una proposta, oppure semplicemente venire a sapere qualcosa che prima non sapevi. E il paggio di spade ha anche quella caratteristica particolare, no? Del guardo meglio, voglio capire, quindi l'ambito potrebbe anche essere una situazione sulla quale da qualche tempo magari stavi facendo domande, va bene, stavi osservando, stavi cercando informazioni o semplicemente stavi aspettando di avere maggiore chiarezza. Con il sole qua, però, quello che viene scoperto porta alla luce, cioè qualcosa diventa visibile. E con il paggio di coppe qua in mezzo questa informazione è un'informazione che ha una componente emotiva, affettiva, sorprendente. Quindi dove accadrà tutto questo? Nel campo della comunicazione e delle notizie. Cioè questa settimana qualcosa potrebbe arrivarti attraverso un messaggio, una telefonata, una conversazione o una risposta o qualcosa che viene messo in luce finalmente, quindi potreste venire a sapere qualche cosa che non sapevate, oppure qualcuno potrebbe finalmente dirvi qualcosa. E quindi con due paggi qua terrei molto d'occhio i messaggi e le comunicazioni, cioè c'è qualcosa che arriva e che vuole essere ascoltato, ti dice il paggio di coppe. Aggiungerei però una sfumatura, perché paggio di coppe e paggio di spade può anche essere una persona che prima sente qualcosa per te,
di qualsiasi natura, sente qualcosa per te e poi trova il coraggio e il modo di dirlo, va bene? Cioè, ciò che era implicito diventa esplicito con il sole, va bene? Bellissimo. Adesso abbiamo visto il fatto, il fatto. Ora passiamo alla parte divertente, cioè, come ho scritto anche sul mio schemino, passiamo da che cosa accade a che cosa stai facendo tu con quello che accade. Allora andiamo con la quarta carta e andiamo a vedere dove potresti fare come Acrisio, bello mio. Cioè, dove stai combattendo qualcosa che forse la vita ti sta chiedendo invece di abbracciare, no? Vediamo dove stai combattendo qualcosa che la vita ti chiede invece di abbracciare. Vediamo. Cioè, l'ombra della settimana qual è? Ah, mettiamola così, dai, qua al centro, il fatto, poi mettiamo qua. Dove stai facendo come Acrisio? Dove stai combattendo qualcosa che la vita ti sta chiedendo di abbracciare? Vediamo. La regina dei denari è un po' il controllo, che è una bellissima carta, sapete quanto amo la regina dei denari, è un po' il controllo, cioè un po' tenere tutto al sicuro. Cioè la regina dei denari è come se dicesse, no, ma questa cosa è sicura? Ma questa cosa mi conviene? Ma posso fidarmi? Ma questa... Cioè, e se poi perdo quello che ho costruito? Cioè, allora, guarda, sta arrivando qualcosa di luminoso, di nuovo, forse anche attraverso questa comunicazione, ma quando arriva, invece di lasciarti sorprendere, cosa fai? Lo potresti controllare. Potresti pensare, sì, sì, sta cosa è bellissima, però dove mi porta? Lo sto controllando. Sì, sì, è bella, ma se poi cambia tutto, sto controllando. E se poi per accogliere questa cosa devo comunque lasciare andare una sicurezza? Eh no, prima voglio esserne certa. Eccola, Crisio! Facciamo un applauso alla Crisio che ci accompagna. Eccolo qua. Cioè, non è necessariamente la paura di qualcosa di brutto, mi spiego, è la paura, può anche essere la paura di qualcosa di bello, perché modifica l'equilibrio che hai costruito. Cioè, la paura di qualcosa di bello, perché modifica l'equilibrio che hai costruito, anche se quello che hai costruito magari è un po' così e così. Allora, un'altra sfumatura. La regina dei denari indica anche la resistenza legata al lavoro, al denaro, la sicurezza, responsabilità familiari. Allora, dove potresti fare come Acrisio, cioè resistenza nel bisogno di sentirti al sicuro. Quindi arriva qualcosa di molto bello, guarda che belle carte ci sono qua, ok? Ma una parte di te potrebbe immediatamente chiedere garanzie. Ma questa cosa è sicura? Ma mi conviene? Ma posso permettermelo? E se perdo quello che ho già? Mi viene in mente la canzone forse di Caputo, era Malinconia latente nei giorni più felici. Che era Sabato italiano era, mi sembra, no? Ecco, allora, questa settimana tu potresti, dico potresti perché se cooperi non lo fai, potresti non... allora, questa settimana potresti non resistere alla vita perché ciò che arriva è brutto. Cioè, nel senso, non è che... Allora, perché voglio dire 100.000 cose e mi perdo, no? Allora, non resisti alla vita perché qualche cosa è brutto, ma perché hai paura dello sconosciuto, perché quello che arriva ti chiede di uscire da una sicurezza o da quello che già conosci. E molte volte, sempre, quasi, ci aggrappiamo anche a ciò che abbiamo già superato, già affrontato, semplicemente perché sappiamo come funziona. Mi spiego, e questa regina è come se ti ha fatto capire dove sta il nocciolo fondamentalmente, no? Qua mi viene in mente di fatevi la pratica del matto in questa settimana subito, mettiamoci ai ripari, il matto subito, il viaggio erotico degli arcani. Questa carta prepara quella successiva. Andiamo a vedere che cosa succede se continui a stare così, cioè cosa succede se continui a trattenere il controllo, a resistere, no? Ok.
Quindi vediamo cosa accade nel momento in cui questo destino incontra la tua resistenza. Qual è la strada? E poi andiamo a fare l'altra parte, se questo stesso destino incontra la tua apertura, che succede? Mo' Acrisio al tempo non c'aveva a noi che gli facevamo i tarocchi, capito? E al tempo c'aveva la Pizia però, l'oracolo di Apollo, che gli aveva già detto. Vabbè, allora, cosa potrebbe accadere se continui a resistere? Qual è la prima possibile forma che può prendere il destino se opponi resistenza? Allora, re di denari. Questa è una coppia stupenda, va bene? Apparentemente stupenda, perché? Il messaggio qua è: se resisti, quello che arriva rischia di essere trasformato in qualcosa di estremamente sicuro, stabile, ma è fermo. Cioè, il re di denari nella sua luce è realizzazione, solidità, abbondanza, padronanza della materia, però in questa posizione dobbiamo guardare la sua ombra, cioè mi muovo soltanto quando ho la certezza del risultato. Quindi, regina di denari, voglio proteggere quello che ho. Re di denari, allora costruisco ancora più controllo intorno a quello che ho. E quindi rispetto al sole e al paggio di coppe, perché qua c'è qualcosa di nuovo, di fresco, quasi innocente, no? Due paggi che parlano di novità, di curiosità, qualcosa ancora nuovo da scoprire, e improvvisamente arriva, boom, aspetta, prima lo controlliamo. No. Cioè il rischio qua non è una catastrofe, è proprio questo che rende interessante questa carta, cioè il tuo disco di Acrisio, mi verrebbe da dire, è la sicurezza stessa, cioè potresti riuscire a mantenere tutto perfettamente sotto controllo e proprio per questo non permettere al nuovo di diventare quello che avrebbe potuto diventare. Allora, non va niente di storto, non c'è niente di storto, qua ti stanno dando la possibilità di uscire fuori dalla staccionata. Allora, io vedo qua qualcosa che diventa molto sicuro, molto controllato, molto prevedibile. Magari potresti dire: io sto bene così, so quello che ho, so come funziona, non rischio. Magari riesci anche a conservare tutto quello che hai costruito, però attenzione, perché proprio quella sicurezza diventa il modo attraverso cui stai combattendo il nuovo che il sole e i due paggi stanno cercando di portarti. Cioè, fate entrare un po' di... adesso lo vediamo con le carte, però un po' di freschezza a questa struttura, altrimenti diventa vecchio, capito? Qua ci sono novità e qua la struttura, no? Vediamo adesso come puoi cooperare con quello che sta arrivando, vediamo qual è la medicina, cioè adesso andiamo a vedere con questa carta come puoi cooperare, tarologia co-creativa, no? Per andare incontro al tuo destino. Carta proprio pratica. Prendi il bastone e da buon re di bastoni agisci verso una nuova visione. Questa parte sta dicendo che tu vai da prima devo essere sicura a sento che questa cosa mi accende così tanto che quindi mi muovo. Il re di bastoni, cioè, non pretende di conoscere tutto prima di agire come fanno il re e regina di denari, ma ha una visione e si assume la responsabilità di seguirla. Quindi questa carta ti dice: quando arriva questa notizia, questa occasione, quel contatto indicato dai paggi, cioè non chiedere di avere tutte le garanzie, ma chiediti: ma sta cosa mi accende? La voglio? Sento vita qua dentro? Se la risposta è sì, fai subito una mossa.
ed è importantissimo che sia un re, cioè non stiamo parlando dell'impulso del paggio di bastoni, magari che parte senza sapere dove va, no no, il re dice io prendo ferma risoluzione di prendere in mano questa possibilità. Quindi come puoi cooperare con ciò che arriva? Devi metterci fuoco, devi smettere di chiederti ma questa cosa è sicura? Ma questa cosa è così? E se poi perdo quella... No, questa settimana davanti a quello che arriva non devi aspettare di avere le garanzie. Se riconosci che qualche cosa ti accende, ti entusiasma, ti dà energia, fai una mossa, prendi posizione, di sì, proponi, telefona, rispondi, che ne so, candidati, esponiti, fai quell'azione che dice alla vita ho fede, ho visto quello che mi stai portando e vengo anch'io verso di te. Ok? Cioè, allora, qua è come se il destino portasse qualcosa di giovane, di fresco, ma tu potresti tentare subito di definirlo, di farlo diventare adulto quella cosa lì, questi paggi, no? Il re di bastoni invece dice, oh, mica devi soffocare quello che sta nascendo, cioè, non devi soffocare quello che sta nascendo chiedendo al bambino cosa vuole diventare, chi vuole essere a 80 anni. Fallo essere bambino. Lascia che viva il suo fuoco, ok? Ok, e adesso vediamo che succede, no? Sì. Quale forma può prendere il destino se cooperi, se fai con i re di bastoni? Quale forma può prendere il destino? Abbiamo un 4 di denari che è molto interessante, perché ti spiego. Perché fondamentalmente qua mi sta raccontando del fatto che se tu segui questa visione o questa cosa che accade, tu puoi conservare una base di quella struttura di prima, mi spiego? Cioè, il 4 di denari qua cambia completamente il significato di come lo leggiamo solitamente, perché tu potresti avere paura se seguo quello che mi accende, se faccio questa mossa, se apro questa porta al nuovo, perdo quello che ho. Allora le carte dicono mica lo perdi. No, tu puoi aprirti al nuovo senza buttare via tutto, puoi rischiare qualcosa senza rischiare tutto. Questa è la differenza tra il re di denari della quinta posizione e il 4 di denari della settima. Cioè, se tu resisti, regina di denari, regina e re di denari, la sicurezza, cioè la sicurezza diventa il fine. Cioè, io voglio solo la sicurezza, non mi muovo finché non so che cosa succederà. Se invece cooperi, re di bastoni, 4 di denari, la sicurezza diventa la base su cui muoverti, cioè mi muovo ma non per questo perdo quello che ho costruito. Quindi il 4 di denari qua è il consolidamento, cioè qualcosa che arriva attraverso il sole, i due paggi può cominciare a trovare una prima forma concreta, magari anche piccola, ma è reale. E quindi allora abbiamo diversi denari nella lettura, regina, re, 4, quindi quello che inizialmente arriva come il sole, come i paggi, arriva come apertura, come notizia e può effettivamente mettere radici nella materia con tutti questi denari, va bene? Quindi c'è già una promessa qui. Quindi una parte di voi ha paura che cooperare con quello che arriva in questa settimana significa perdere la propria stabilità. Il 4 di denari ti dice no, non devi buttare all'aria le cose, puoi fare spazio al nuovo e contemporaneamente custodire quello che hai costruito. La differenza è che prima usavi la sicurezza per non muoverti, adesso usi quello che hai già costruito come base dalla quale puoi finalmente muoverti e costruire ancora. Cioè non devi scegliere tra la sicurezza qua e la nuova vita, questa freschezza che sta arrivando. Devi smettere di usare invece la sicurezza per proteggerti dalla vita. Cioè questo è il cuore della settimana, mi spiego? Cioè avete visto quanto è bella la tarologia co-creativa? Cioè, se faccio come Acrisio, se invece coopero come non ha fatto Acrisio, capito? E sono eventi bellissimi in questa settimana. Vediamo quale, lo facciamo con un oracolo, qual è il passaggio, anzi mettiamoci uno di questi e voglio metterci pure uno di questi, le carte del drago immaginale, una sola qua sopra, e uno di questi.
Allora, quale passaggio la tua anima vuole farti compiere attraverso gli avvenimenti della settimana? Qual è il passaggio? Il superamento, no? Mettiamo una carta del drago immaginale e una carta di questa. Allora, vediamo. Vuole farti uscire dalla prigione della sicurezza, cioè incredibile. Vuole farti uscire dalla prigione della sicurezza, che sono tutte le nostre credenze limitanti. Non lo faccio questa novità perché sto al sicuro. Vuole farti uscire dalla prigione, abbattimento di resistenze, paure e attaccamenti legati alla realizzazione, alla felicità, all'amore. Vuole farti elevare l'asticella, vuole farti andare ancora più su. Dice, quando stabilisci degli standard più elevati per le persone e le situazioni nella tua vita, crei spazio per nuovi livelli di allegria e abbondanza. Supera i vecchi registri. Cioè, allora, l'anima vuole farti elevare in questa settimana più energia, più livelli di gioia, più livelli di abbondanza, alzare l'asticella, come diceva mio padre quando mi stavo prendendo la specialistica in scienze politiche. Alza l'asticella, ok? Allora, quindi l'anima vuole farti uscire dalla prigione delle credenze mentali in questa settimana, elevare l'asticella e farti andare verso delle situazioni nella tua vita più gioiose, maggiore abbondanza. Cioè, se pensi che già sei arrivata da qualche parte in questo momento, sappi che la tua anima vuole portarti ancora più su. E con questa ventata il grande goal è quello del rischio però calcolato, tra virgolette, perché tu parti da quello che hai già costruito per andare incontro a questo. Mi spiego? È bellissima, è molto coerente la lettura, è stupenda. Bellissima, bellissima e coerente. Esci dalla situazione comoda, smetti di adattarti a una misura di vita che ormai è piccola per quello che sei, anche se ci stai bene, però è piccola perché l'anima vede oltre, no? Quando arrivano nuove notizie, perché l'anima sta vedendo oltre. Quindi ribadisco che queste novità si applicano perfettamente se tu cooperi con la cosa, perché abbiamo il 4 di denari a sostegno. La cooperazione non ti chiede di perdere quello che hai, ma conservi quello che ha valore senza rimanere prigioniera di quello che ha valore per te. Quindi non accettare più mezze presenze, mezze risposte, mezze opportunità, mezzi riconoscimenti. Per esempio sul lavoro, nell'amore, cioè alza l'asticella, ti dicono. Cioè, sul lavoro basta compromessi, basta dire questo è il massimo che posso ottenere. No, ma chi l'ha detto? Nell'amore meglio questo che niente. Ma chi l'ha detto? Nel denaro non posso chiedere di più. Ma chi l'ha detto? Con te stessa mi accontento perché almeno sono al sicuro. Ma no, non significa questo diventare qualcun altro da quello che sei, significa non abbassare continuamente ciò che senti giusto per te soltanto perché serve soltanto per non rischiare di perdere quello che già possiedi. Quindi il passaggio che l'anima tua vuole farti compiere in questo, tutto quello che accade è uscire da ciò che ti fa sentire al sicuro, perché la tua anima vuole che tu elevi tutto, nelle relazioni, nel lavoro, nei progetti, nel modo in cui anche permetti agli altri fondamentalmente di trattarti, e anche nel modo in cui tratti te stessa o te stesso. Quindi gioia, apertura, vita. Allora la domanda qua è: sei disposta o disposto a smettere di vivere dentro una misura, direi, non prigione, per ampliarla a tutti gli ambiti, no? Che ormai ti sta stretta. Questa è la medicina di tutta questa prima variante, no? Sì. Voglio chiederti adesso, cioè, qual è la carta tra tutte che ti ha chiamato di più? Cioè, quella che senti che può aiutarti veramente a cooperare con quello che la vita ti porta questa settimana? Scrivi semplicemente il nome della carta qua sotto, ok? Scrivi il numero, la variante e il nome della carta. Perché poi ci parliamo su questo, come abbiamo fatto anche la scorsa settimana, no? E ricordati che se durante la settimana riconosci qualche cosa di cui abbiamo già parlato, torna a scrivermi: è accaduto questo, ho scelto questo,
Perché voglio sapere non solo quello che è accaduto, ma che cosa hai scelto di farne di quello che ti è accaduto. Mi spiego? Wow. Ragazze e miei ragazzi, ora metto, prima di andiamo poi ad analizzare un attimo l'amore, voglio mettere una carta per le mie ragazze e ragazzi che hanno fatto le donazioni in questa settimana, di queste, le carte della Dea per te, un messaggio proprio per te sulla cooperazione di questo Re di Bastoni. Il tempo. Il tempo non esiste. Questa carta ti sta dicendo che prima di tutto il tempo non esiste, ma soprattutto mi stanno dicendo che tu devi avere fede nella visione che hai e cooperare con questa novità che ti arriva, perché il tempo ti darà le risposte. Abbi fede nella tua visione, perché il tempo ti porterà i suoi frutti. Fede assoluta nella tua visione. Va bene? Ok. Non aver paura del tempo. Il tempo non ha tanto a che fare con il tempo lineare, no? Ormai lo sappiamo già. Il tempo dell'anima ti fa vedere la visione che il Re di Bastoni ha, cioè quello che tu vedi è la tua visione. Allora fidati di quella visione e del suo tempo nella maturazione, ok? Ok, ragazzi e miei ragazzi, adesso andiamo a esaminare un po' l'amore. Allora, per l'amore iniziamo a prendere queste carte qua. Andiamo a vedere cosa accade nell'amore, cioè quale destino si sta muovendo nella tua vita amorosa questa settimana e come puoi cooperare perché prenda la sua forma migliore, ok? Vediamo. Allora, prima di tutto andiamo a vedere con queste carte cosa ci dice l'amore. Quale destino si sta muovendo nella tua vita amorosa questa settimana e come puoi cooperare perché la vita prenda la forma migliore nella situazione amorosa. Fammi mettere una carta di queste. Cosa ci dicono queste? Amore erotico. Beh, l'eros, qua c'è qualcuno che ti ispira e tu ispiri qualcuno, o semplicemente anche quando dico qualcuno che ti ispira, no? Siccome tutto è immagine, è sogno, apparizione, può anche essere una delle serie televisive. Io ve lo dico sempre questa cosa. Quando lo dissi mi prendevano in giro, a me non me ne fotteva una mazza, scusate il termine, perché sono immagini che muovono l'immaginario appunto erotico, quindi che poi si palesa magari nella carne quando il tuo karma lo permette, anche se non c'è nessuno, no? C'è un erotismo che va custodito, accolto e l'eros cos'è? È la creatività, è l'energia procreativa. Magari ti innamori di una delle serie televisive, come sapete che mi succede sempre a me. Furiosamente Ragnar Lothbrok, il mio primo grandissimo amore di vichinghi. Ecco, e quell'energia lì, in quei mesi in cui io guardavo Ragnar Lothbrok di vichinghi, cioè io facevo cose creative, parlavo con lui, realizzavo delle poesie, cioè energia erotica e procreativa, va bene? Quindi c'è questa energia erotica per te e qua si palesa anche nella forma di qualcuno, abbiamo visto, per molti di voi. Allora esplorate questa cosa, esploriamo questa cosa senza definire cosa siamo io e te, che cosa facciamo, no, no, sto al sicuro, oppure sono in una relazione da 30 anni, mi arriva la ventata di qualcuno di nuovo. Esploralo! Entra dentro di te a esplorare quella cosa. Magari ti serve a ravvivare la relazione con il tuo compagno, o magari no. Qua dice, vabbè, non voglio dire di sì, però esplora quella cosa, non etichettarla. Ah, non devi pensare è arrivata la persona a farmi visita con l'amore erotico. No, è arrivato Eros a mezzo di questa immagine di questa persona. È Eros il protagonista, non l'altra persona. Quindi dialoga con Eros, balla, fatti la danza del piacere, ok? Questo per ehm, giusto parentesi, ok? Su come praticare, no? Allora, mettiamo questa qui, vediamo adesso con queste cosa accade nell'amore in questa settimana, quale destino si sta muovendo nella tua vita amorosa questa settimana. Mettiamo gli oracoli qua, così mettiamo questi qua sotto.
così, ok. Vediamo, mettiamo 3 carte della tua fila, 7 di coppe, magari più di uno ce n'è. Re di coppe, 4 di bastoni, c'è una persona qua, eccola. Allora, qua io vedo un incontro con una persona veramente bella dentro con Re di coppe, no? Una persona che esprime una nobiltà d'animo, una persona che ha vissuto i propri inferi, le proprie profondità e adesso è padrone delle proprie profondità. E qua vedo un incontro d'amore con qualcuno, è una persona piena di idee, di progetti, di immaginazione creativa nei tuoi confronti. Qua la persona c'è. Questa stessa energia potresti essere tu stessa o tu stesso che stai attirando questa compatibilità, va bene? Quindi io però qua per te vedo degli incontri, vedo un incontro, qua mi parla di festa, di celebrazione, poi avevamo il re e regina di denari, no? Magari se stai già insieme a qualcuno c'è la voglia di uscire fuori dallo sconosciuto e farsi magari mettere su famiglia, o l'idea di avere dei figli, o l'idea di fare dei progetti insieme, o l'idea di condividersi i propri progetti, le proprie... dire fantasie non è bello perché subito la mente razionale mette le fantasie all'interno di un'etichetta di ciò che non è possibile, no? Quindi devo trovare un termine adatto. Sì, questo vedo nella tua fila energetica. Vediamo l'energia dell'altra persona fuori da te. Qua abbiamo 2 carte, sono uscite. Ah no, 3. 6 denari, 3 di bastoni, regina di coppe, una bellissima energia qua. Abbiamo re, regina di coppe, abbiamo un'altra coppia in questa lettura. Qua assolutamente c'è una coppia e la voglia di esplorare nuovi orizzonti insieme senza fretta ma con la gioia della condivisione, no? Abbiamo una persona che e perfettamente riconosce il tuo valore, è una persona che si apre al futuro, alla vita, a quello che si può creare insieme. La regina di coppe parla di una persona, re regina di coppe è una coppia di potere, coloro che si comprendono profondamente nell'anima e scelgono di avanzare insieme senza controllare il futuro, senza, nonostante vedano un nuovo orizzonte da percorrere insieme, non lo vogliono controllare, ma queste coppie nella lettura mi stanno raccontando di quanta emozione c'è e la voglia di radicarsi in tale emozione. Cioè, questa lettura mi sta raccontando dell'emozione che cerca di farsi materia, no? Di dare corpo, il fatto che ci si comprende l'un l'altro qui. Questa comprensione genera un equilibrio perfetto, laddove non si deve dimostrare niente per essere all'altezza di questa relazione, per essere all'altezza dell'altro. E questo genera un nuovo futuro insieme, la possibilità di guardare avanti con delicatezza, con grazia, con amore, con sensualità. E questo è quella stabilità che può essere veramente percepita in questa settimana. Anche la capacità di scegliere, magari se ci sono più persone, la capacità di sentire, di scegliere veramente in conformità con l'anima è quello che veramente senti più tua come persona più allineata a te, ma a partire dalle emozioni, da ciò che senti, non a partire dalla mente razionale o dal controllo. Quindi anche il non definire cosa siamo, chi siamo, lascia che sia la vita a definire la vostra evoluzione. Mi spiego, ma qua c'è assolutamente. Vediamo adesso come puoi cooperare perché questo destino relazionale prenda la sua forma migliore. Può essere anche qualcuno che sta a distanza, che lavora fuori. Come puoi cooperare perché prenda la sua forma migliore il destino amoroso? Cioè, io l'ho nominato qua, il matto, è uscito qua. Pratica del matto, subito in questa settimana, soprattutto per quanto riguarda le relazioni.
Il matto energia, come puoi cooperare? Lancio nel vuoto, ho fede, mi fido, non voglio controllare, mi fido, esploro, vado, mi fido, esploro, vado. Vado, mi fido, esploro. Il matto non conosce tutto il sentiero, va perché sente il diritto alla vita, il diritto di esistere, un po' il primo chakra, no? Quindi il diritto a fare l'esperienza, a non giudicare le emozioni, ma sentire le emozioni qualsiasi emozioni siano parte integrante della vita. Senza le emozioni non c'è la vita stessa è fatta di emozione, di pathos, e quindi vai, come puoi cooperare con il matto, con tutto il podcast del matto. Già vi fate il podcast del matto in questa settimana, viaggio erotico negli arcani, e già state cooperando col vostro destino. Ok? Adesso voglio vedere, nella misura in cui si coopera con questo destino. Allora, aspetta, facciamo come abbiamo fatto prima. Nella misura in cui non cooperi con questo destino, il mito, il piccolo Acrisio, cosa accade se non cooperi con questo destino? Che rinuncia alla possibilità di germogliare. Imperatrice, se non cooperi, rinuncia alla possibilità di essere gravida di vita o gravido di vita. Se non cooperi questo destino, rinuncia alla possibilità di ricevere veramente quello che la tua anima vuole e di sentirti piena o pieno, appagata o appagato, se non cooperi. Se cooperi, invece, andiamo a vedere, se cooperi con questo destino, wow, wow, se cooperi la torre, se cooperi con questo destino, potresti sentirti rompere una rigidità o un vecchio schema. Questo può farti vacillare all'inizio, ma non c'è, scusatemi il termine, orgasmo più grande. Perché la torre è anche la carta dell'orgasmo, no? Ecco, per chi non lo sapesse. Comunque è anche quella carta lì, e non c'è orgasmo più grande che cooperare con il proprio destino. All'inizio c'è paura, ma dietro la paura, come vi ho spiegato anche nel podcast sul dio Pan, la paura è eccitazione. Potresti sperimentare qualcosa che non hai mai sperimentato se tu cooperi con questo destino e fai qualcosa che non hai mai fatto, perché qua c'è la controllo, rigidità, struttura, no? Quindi si abbattono vecchie identità, quindi per ognuno di voi è diverso. Abbattere un'identità non è qualcosa di facile, è qualcosa anche a volte che scombussola, di doloroso, però è ciò che ti porta poi a generare vita. Va bene? Bellissimo. Vediamo questo re di coppone meraviglioso cosa muove i suoi passi verso di te. Che sia un uomo o donna non importa, lo facciamo con i miei oracoli lui lei che potete trovare sotto all'info box. Vediamo. Perché prigione, eleva l'asticella, cioè uscire fuori in una gabbia di sicurezza illusoria. Vediamo cosa ti dice questa persona o cosa muove i suoi passi. Qua sta il tuo libero arbitrio, qua sta il tuo libero arbitrio. Scegliere come relazionarsi agli eventi, non decidere quello che accade. Quello che accade è già deciso, poi come ti relazioni tu. Può accadere una cosa completamente diversa e quindi cambiare il tuo destino, oppure riperpetuare sempre le stesse cose. Vediamo. Lotterò per te. Ne vale la pena, ragazzi miei ragazzi. Lotterò per te. Questa è una persona di valore. Lotterò per te. Cos'altro? Da quando ti ho incontrata mi sono reso conto che mai nessun'altra avrebbe più contato allo stesso modo per me. Sono grandi messaggi questi, Magari questa persona aveva altre cose, altre situazioni, ma in qualsiasi natura, Cos'altro? È questa persona che ti sta aspettando il tuo salto. O che ci sia questa persona, o che ancora non sia arrivata. Se ancora non è arrivata, la pratica del matto ti permette di aprirti a questa persona. Mi spiego? Che poi si palesa davanti a te quando il tuo karma lo permette. Quindi ti sto aspettando, questo è il tuo amante mistico, ti sta aspettando che tu faccia questo salto. Va bene? Quindi sta aspettando te. Bellissimo, bellissimo. Voglio vedere una cosa adesso.
con questi. Una cartina di queste, vediamo, nell'amore. Perdono. Permettere alle acque curative di lavare via il dolore. E qua è necessario un perdono. Perdono che significa? Smettere di incaponirsi con tutta la propria energia su ciò, sulla colpa, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, il sentirsi in colpa, la rigidità. Cioè perdono significa lasciare andare, significa sciogliere. Il perdono in natura non esiste, esiste la pacificazione, significa sciogliere. Quindi nella tua vita amorosa è richiesta questo perdono, questo sciogliere. C'è una connessione fisica molto forte, l'unione sacra dei due corpi, due che diventano uno. C'è molta connessione emozionale e fisica. Il beneficio del dubbio: dai alla tua relazione una possibilità. Quindi questa settimana viene chiesta a te di dare la possibilità, una possibilità all'amore, indipendentemente con chi scegli. Dare una possibilità all'amore significa lavorare sul salto di fede. Basta che fai la pratica del matto qui, va bene? E lavora già dentro di te. C'è l'imperatrice come blocco, come se tu non segui quello che gli spiriti hanno detto. Ti suggerisco anche l'imperatrice dopo la pratica del matto. Va bene? Quindi ragazze mie, ragazzi, non aggiungo nient'altro, lettura epica, stupenda, strepitosa. Detto questo ti saluto, ti abbraccio fortissimo, passo all'altra variante se mi segui anche lì, altrimenti noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua con le mie ragazze e i miei ragazzi nella variante dello specchio e andiamo a vedere di farci la nostra lettura co-creativa seguendo passo passo il mito e la co-creazione con gli eventi. Allora, mettiamoci, mi apro memoria qua. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia la bellezza della co-creazione, amore, visione, bellezza e libertà. Settimana dal 10 al 16 agosto. Prima carta, che cosa sta arrivando nella tua vita in questa settimana? Andiamo proprio alla parte concreta e dopo passiamo a quella co-creativa. Che cosa sta arrivando nella tua vita in questa settimana di Ferragosto? Abbiamo un 3 di spade, o è una verità, o è una chiusura con qualcuno, o è una verità, qualcosa che è una verità che deve emergere. Allora, potrebbe essere una verità che inizialmente non è molto comoda, no? Perché quando arriva il 3 di spade, molti si spaventano, il 3 di spade, chiusura, netta, no, allora, è una verità che taglia un'aspettativa, tutte le aspettative sono il controllo della mente, quindi taglia un'illusione, magari c'è un'idea che avevi di una situazione o un'idea che avevi di una persona e quindi questa verità taglia questa illusione. Magari per alcuni di voi può anche essere una decisione che viene presa, una separazione, c'è qualcosa che finalmente viene detto. Però non voglio ancora stabilire che cos'è, perché il 3 di spade separa sempre da qualche cosa che non è più vero, che non era più vero. Vediamo con la seconda carta che cos'è. Come potrebbe presentarsi? Con una telefonata, con una persona, un'opportunità, una chiusura, denaro, incontro, movimento lavorativo. Vediamo come potrebbe presentarsi. La temperanza. Io non vedo proprio che c'è una ferita, no, perché qua c'è la temperanza che è la carta della guarigione. Sai come la vedo? Qualcosa che ricompone una ferita.
perché viene affrontata. Sai quei momenti in cui, ecco perché volevo vedere questa carta, viene detto qualche cosa magari di cui tu hai paura, perché abbiamo paura di... La mente ha paura di perdere il conosciuto, no? Quello che già conosce, quindi viene detta una verità, magari non si riusciva a trattenere questa verità. Questa verità porta guarigione, porta equilibrio. Allora, è una verità, è una ferita che si ricompone perché viene affrontata. Io credo che sia, siccome la temperanza sono anche le comunicazioni, una conversazione chiarificatrice, riavvicinamento dopo una distanza che c'era già, capito? Una mediazione. Io vedo qua qualcuno che cerca di sistemare qualche cosa che si era rotto, oppure una situazione dolorosa che finalmente si pacifica. Perché la temperanza è un dialogo tra due persone qua, soprattutto se c'è stata incomprensione, silenzio, distanza. La cosa bella è che qua arriva una verità e la temperanza ti dice sì, ma questa verità non arriva per ferirti più, arriva per curare qualche cosa. Mi spiego? Non è una nuova ferita questa, non è una ferita, è esattamente il contrario, cioè qualcosa che era stato ferito si ricompone, si pacifica. Quindi vedo una conversazione, un chiarimento, un riavvicinamento, qualcuno che cerca di mediare, un punto di incontro, oppure una finalmente è riuscita a guardare una situazione che magari vi aveva fatto male, però non senti più quel dolore, mi spiego, avviene una pacificazione. Il tre di spade ti mostra la ferita e la temperanza è come se ci versasse sopra la medicina. E andiamo a vedere in quale ambito della tua vita accade questo. Amore, lavoro, famiglia, rapporto con te stessa o te stesso, progetto, relazione. In quale ambito della tua vita accade? In quale ambito accade della tua vita? È possibile che sia nel lavoro, due di denari, perché è come se, no? C'è una parte della tua vita in cui stai tenendo insieme due cose, cercando un equilibrio, o sono due impegni di lavoro, o due situazioni, o due direzioni. Ehm, certamente può essere lavoro e denaro, gestione economica, organizzazione della quotidianità, però non lo limiterei al lavoro, perché i due denari è come si dice, no? Una persona, come faccio a tenere insieme queste due cose? Quindi col tre di spade e la temperanza potrebbe esserci proprio una situazione che era diventata difficile da conciliare e che questa settimana cerca un nuovo equilibrio. Che ne so, lavoro e vita privata? O una relazione di qualsiasi natura che deve essere messa in equilibrio con le proprie esigenze, o due progetti, o due possibilità professionali, due persone, due posizioni, oppure una scelta, perché emerge una verità, una scelta che fino a questo momento magari si è cercato di non fare, magari tenendo aperti due fronti contemporaneamente. Quindi, allora, dove accade tutto questo? In una parte della tua vita in cui stai cercando di tenere insieme due cose. Per alcuni di voi sarà molto concreto, per esempio, o nel lavoro, o nei soldi, o nell'organizzazione, o due progetti, due possibilità. Per altri invece può essere una situazione in cui da tempo state cercando un equilibrio tra due strade o due persone anche, e questa settimana qualcosa può finalmente aiutarti a trovare una misura diversa. Però qua sta emergendo anche un altro tema, perché c'è la temperanza. Perché la temperanza sono due immagini, no? Che devono imparare a stare in relazione, due elementi che devono imparare a stare in relazione. Quindi magari emerge anche un altro tema, cioè non necessariamente scegliere subito tra A e B, ma capire se A e B possono ancora essere armonizzati.
Ok, questo è ciò che accade come destino. Adesso cambiamo campo, passiamo da che cosa arriva come destino a che cosa stai facendo tu con il destino, no? Quindi andiamo a vedere dove rischiamo di fare, di fare gli della situazione. Allora, vediamo dove stai facendo come acrisio, cioè dove stai combattendo qualche cosa che la vita invece ti sta chiedendo di vivere, di abbracciare, no? Vediamo dove rischi di fare come acrisio. Otto di bastoni. La fretta. Qua abbiamo la temperanza, qua abbiamo l'accelerazione. Allora, è come se cercassimo di fare accadere le cose più velocemente. Allora, qua c'è qualcosa che sta cercando un nuovo equilibrio, ma tu potresti voler sapere subito dove mi porta questo equilibrio. Della serie. Beh, allora si sistema, non si sistema? Mi risponde, non mi risponde? Devo scegliere questo, devo scegliere quell'altro? Ma quanto ci vuole? Chiaro, no? Quindi la temperanza ti dice guarda che stanno già lavorando le cose, non accelerarle. Quindi l'otto di bastoni nell'ombra magari può essere anche agire molto velocemente sulla base di un impulso, di un'emozione, cioè mando quel messaggio immediatamente, prendo una decisione di scatto, voglio chiarire tutto in un attimo, faccio 10 mosse perché non sopporto l'incertezza, no? Quindi, allora, dove fai come acrisio? Quindi come non devi fare nella fretta. Quindi potresti cercare di controllare quello che accade accelerando le situazioni, mandando 10 messaggi, cercando di vedere tutto. Cioè volete la risposta, la decisione, il chiarimento, il risultato subito. Ricordiamoci però che abbiamo la temperanza, lo ribadisco, cioè le cose si stanno già sistemando. Il tuo compito è come se quando pianti il semino, cioè la temperanza che sta già lavorando, mica devi strapparlo dalla terra per farlo crescere di più. Mi spiego? Perché la fretta è una forma di controllo. Quindi andiamo a vedere un po' che succede se tu vai incontro alla fretta. Quindi andiamo a vedere che forma prende questa situazione se cerchi di accelerare quello che invece la temperanza sta cercando di fare con i suoi tempi. Quindi cosa potrebbe accadere se continui a fare così? Quindi carta importantissima perché ci mostra la prima probabile forma che può prendere il destino se opponi resistenza, no? Quindi è destino più resistenza. Vediamo qual è la strada se opponi resistenza. Che forma prende questa situazione se cerchi di accelerare? Vedi che qua abbiamo il Papa. Viaggio erotico negli arcani, subito il Papa, per guarire subito, carta più appropriata non ci poteva essere. Perché non è che se tu continui a fare le cose di fretta in questo modo e ti fai prendere dalla fretta succede un casino. Cioè non succedono catastrofi. Il Papa qua piuttosto mi parla di una cristallizzazione. Quindi, cioè è come se dicesse, no? Ma allora stiamo insieme o non stiamo insieme? Per dire. Ma allora sta proposta è un lavoro oppure non è un lavoro? Ma questa situazione dove porta? Cioè, ma qual è la strada giusta? Perché il Papa nell'ombra è la risposta corretta, è la regola. Quindi potresti prendere qualcosa che invece temperanza sta ancora mescolando. Potresti pretendere che abbia già una forma, una certezza, mi spiego? Quindi, allora, se continui a resistere potresti cercare di dare subito una forma definitiva a questa cosa, cioè volere sapere che cos'è, dove sta andando, qual è la scelta giusta, quali sono le regole. Allora, non c'è niente di male nel volere questa chiarezza qua,
Ma questa settimana questa chiarezza non sta nascendo dal mettere subito, cioè non nasce dal mettere subito un'etichetta alle cose, mi spiego. La temperanza ci aveva già detto che qualcosa sta ancora trovando la propria misura, quindi non chiedere a qualcosa che sta nascendo, che sta fiorendo, di sapere già che cosa diventerà. Perché questo Papa, credo, è proprio, cioè, qua è proprio Acrisio che cerca di trasformare l'incertezza in una legge pur di non doverla attraversare. Quindi lascia che sto semino nasca da solo, cioè non chiedere che semino è, che albero è, che cos'è, cioè prenditene cura, ti dice, non avere fretta, va bene? Ora vediamo come invece puoi cooperare con quello che sta arrivando. Vediamo l'antidoto all'otto di bastoni al Papa. Quindi come puoi cooperare con quello che sta arrivando. Qua è come non puoi cooperare e ripetere sempre le stesse cose. Adesso vediamo come cooperare con quello che sta arrivando. Allora, 10 di spade, guarda come si parlano tra di loro le carte, è pazzesco. Perché il 10 di spade ti dice smetti di cercare di salvare quello che è già finito, che ha già concluso il suo compito. Cioè, guarda la storia, 3 di spade, temperanza, 2 di denari, 8 di bastoni, papa, 10 di spade, cioè, fino a questo momento abbiamo visto una persona che cerca di tenere insieme due cose, accelerare una soluzione, trovare una definizione, capire come faccio a sistemare questa situazione, tutto veloce. 10 di spade ti dice, ferma, forse non devi sistemarla, devi permettere a qualcosa di finire. Questo non significa necessariamente che deve finire o una relazione, non significa che deve finire necessariamente un lavoro o una situazione concreta. Potrebbe dover finire il modo in cui questa storia qua, questa situazione è stata vissuta fino ad oggi ed è qui che la temperanza acquista il significato bellissimo della guarigione, che la guarigione non sempre consiste nel rimettere insieme quello che si è rotto, cioè a volte consiste nel lasciare che ciò che è terminato termini veramente, perché possa nascere finalmente in un'altra forma, no? Quindi cooperare con il destino questa settimana significa, per esempio, faccio degli esempi per essere più concreta possibile, non mandare l'ennesimo messaggio, no, non cercare l'ennesima spiegazione, no, non continuare a tenere in piedi entrambe le possibilità, non pretendere che qualcosa torni esattamente com'era, niente può tornare com'era, ma piuttosto dire va bene, questa forma qua è finita, fammi vedere che cosa adesso vuole nascere. Quindi come cooperare con il tuo destino non significa che ti sta per accadere qualche cosa di terribile, di grave, no, questa carta è l'uscita nella posizione, questa carta è uscita nella posizione in quello che tu puoi fare e ti dice permetti a qualcosa di finire. Potrebbe essere una persona, potrebbe essere una relazione, potrebbe essere un'aspettativa, potrebbe essere un vecchio modo di stare dentro quella relazione là, che si tratti di lavoro, d'amore o di amicizia. O potrebbe anche essere permetti permetti di far finire dentro di te il bisogno di ricevere una risposta certa. Permetti di far finire una storia che continui a raccontarti. Permetti di finire il tentativo di tenere insieme qualche cosa che non può più stare insieme nella stessa forma. Qua c'è Acrisio in pieno, ok? Il mito di Acrisio. Cioè, Acrisio coopera con il destino nel momento in cui smette di passare la vita a cercare di impedire la propria morte. Mi spiego come vi ho spiegato nel mito, no? Quindi simbolicamente il 10 di spade ti dice lascia morire quello che deve morire affinché il destino non si ripresenti di nuovo in forme sempre più forti. E quindi se smetti di salvare la vecchia forma, allora qualche cosa succede. La carta adesso andiamo a vedere che ribalterà completamente questa seconda parte. Vediamo, quindi adesso andiamo a vedere settima carta,
quale forma può prendere il destino se ci cooperi. Quindi andiamo a vedere adesso, stesso destino, stessa situazione, però una relazione differente che tu hai a quello che accade. Andiamo a vedere la manifestazione differente, vediamo. Quindi se smetti di salvare la vecchia forma, quale nuova forma può prendere lo stesso destino? Wow! Il diavolone! Ma questa è la vita che riprende a fluire, il fuoco della creazione, l'energia della Kundalini. Cioè, allora, questo è l'Eros che ritorna nel corpo. Dopo il 10 di spade, allora c'è quella cosa che occupava la tua energia, scompare. E cosa compare quando smetti di tenere in vita quello che è morto qua? Vita pura, Eros che entra nel corpo, desiderio, piacere, magnetismo, ambizione, sessualità, denaro, creatività, fame di vita. Cioè quella parte di te che non dice più soltanto cosa sarebbe giusto fare, no, ma finalmente quella parte di te si chiede che cosa voglio io, cosa desidero ardentemente. Allora, se resisti il Papa, la regola, cosa dovresti fare, se cooperi con il tuo destino, torni a vivere. Cioè, questa settimana il destino potrebbe quindi assumere una forma molto più erotica, nel senso più forte, più grande del termine. Cioè qualcosa che torna proprio ad attirarti verso la vita. Può essere un'attrazione potentissima verso una persona, può essere una passione che si riaccende, può essere un desiderio sessuale, può essere una voglia improvvisa di creare qualcosa, un progetto che ti entusiasma o una possibilità economica. Il desiderio di guadagnare di più, di godere di più, di viaggiare, di ballare, di vestirti in un certo modo, di mangiare qualcosa di meraviglioso, di fare l'amore, di creare bellezza, cioè materia che torna a essere sacra e non con il moralismo. E soprattutto il diavolo ti dice non devi diventare spirituale allontanandoti dalla vita, devi incarnare la vita, cioè puoi essere consapevole e godere, puoi essere spirituale e volere tanto denaro, puoi amare l'anima e amare il corpo allo stesso modo, puoi cercare gli dei e contemporaneamente mordere la vita, insomma, ecco, cioè, quindi se cooperi con il diavolone, se cooperi con il tuo destino, esce il diavolone, cioè, finalmente, perché dopo aver lasciato morire quello che non aveva più vita, la vita ritorna nel corpo. Il diavolo ti dice desidera, godi, crea, innamorati, fai l'amore, guadagna, ridi, balla. Abbiate fame della vostra esistenza, perché forse avete passato così tanto tempo a cercare di capire quale fosse la scelta giusta, la strada giusta, il comportamento giusto, che avete dimenticato. Ma io che cosa voglio veramente? La domanda fondamentale. Quindi questa settimana il diavolone esce nella posizione di colui che ti libera, ti restituisce il fuoco, ti ricorda che sei incarnata, incarnato, che hai un corpo, che hai desideri, che hai passioni, appetiti. Dopo il 10 di spade, cioè non devi diventare più saggia o saggio lo 10 di spade, devi diventare più viva, più vivo. Fame di vita è questa. Devi diventare più vivo, non più saggio, più vivo, che poi è la stessa cosa, vabbè. Wow, cioè, abbiamo capito, no? Cioè, nel senso che, perché e quando soprattutto. Voglio vedere adesso quale passaggio la tua anima vuole farti compiere attraverso gli avvenimenti di questa settimana. 2 oracoli. Carte del drago. E poi una carta di queste. Ragazze mie, ragazzi, qua c'è la pratica del Papa questa settimana, che nel momento in cui la fai già attivi questo passaggio, ok? Allora, l'altra carta
Qual è il passaggio che la tua anima vuole farti vivere attraverso questi avvenimenti in questa settimana? L'innamoramento! Ma io te l'ho appena detto col diavolone! L'innamoramento, tu puoi scegliere di chi, come innamorarti. L'eros non è qualche cosa, cioè tu puoi scegliere di innamorarti di un tramonto, puoi scegliere di innamorarti di una, del tuo animale, puoi scegliere di innamorarti di una torta che stai facendo, di una persona, di un personaggio della serie televisiva come faccio io. Io scelgo di innamorarmi perché so che sto evocando Eros. Nel momento in cui io evoco Eros, allora Eros mi dà il potere creativo per sentirmi viva, per fare esperienze, quella fame di vita. La tua vita vuole farti innamorare in questa settimana. Mantieniti aperta, non confondere le intenzioni con la direzione. La direzione di scegliere il mondo. Il diritto di Xihil del mondo. Ah, ok, allora. Il diritto di esigere dal mondo ti lascia senza niente. Il mondo è ricco e anche tu lo sei. E quando cerchiamo approvazione, quando esigiamo dal mondo, tu devi esigere da te stessa o da te stesso che questo fuoco, tu devi esigere. Allora, nello yoga sciamanico si dice quando il divino non ti sta ascoltando, tu devi sedurlo. Il divino ti ascolta sempre. Che vuol dire sedurlo? Devi innamorarti, devi fare qualche cosa che ti piace profondamente. Prendi un tramonto e innamorati follemente di questo tramonto e arriverà il divino. Guarda, c'è una frase bellissima di questo passo, te la leggo perché devi comunque recitare la formula psichica, altrimenti non si attiva. Aspetta, prendo il libro. Perché ragazze e ragazzi, le formule psichiche sono fondamentali. Ti leggo la formula psichica, aspetta, dove la pagina. Ma non stava qua, scusami, la formula psichica. Aspetta, Innamoramento, passione. Oh, questa era la formula psichica, infatti. Guarda, allora, in qualsiasi cosa, perché questa carta ti dice che la vita ti vuole portarti a innamorarti, no? E qua tu dici, perché l'innamoramento è una condizione d'estasi, il diavolo ti fa andare nell'estasi, energia erotica della Kundalini. Allora, devi contemplare l'oggetto della tua passione, qualsiasi esso sia, che sia un animaletto, che sia un tramonto, che sia un quadro, che sia un'opera, che sia una torta, che sia un uomo, che sia una donna, che sia qualsiasi cosa. Concentrati sulle emozioni che questo oggetto del tuo innamoramento ti fa provare e trova l'emozione principale, quella più importante. Allora, concentrati su quell'emozione più importante e guardando l'oggetto del tuo innamoramento, che può essere anche uno della serie televisiva, come succede a me, e di questa formula psichica, scrivitela. Riconosco in te il mio riflesso e sono infinitamente grata. Aiutami a rinforzare in me l'energia, la creatività e la visione che porti in te. Fatto questo, tu il diavolone ci sguazzi, cioè te lo godi proprio, mi spiego. In questo modo tu non hai bisogno del consenso di nessuno. Mi spiego, perché il Papa è il moralismo nella sua ombra, il consenso, il moralismo, la rigidità, il luogo comune, no? Lascia che sta cosa finisca e fa emergere questa passione. Mi spiego? Wow, mamma che lettura dirompente, sto sudando. Non so perché fa caldo, c'è l'aria condizionata qua dentro, però. Mamma che lettura dirompente. Cioè, allora, quello che vedo in questa lettura ha caratteri cubitali davanti a me adesso, dice: lascia andare quello che non ti dà più vita. Smetti di chiedere agli altri il permesso di desiderare e segui quello che ti innamora. Perché proprio lì il tuo daimon, l'amante mistico, ti sta mostrando la parte di te che voleva tornare viva. Questo è. Questo è. E vediamo un'altra cosa adesso.
Per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno fatto la donazione in questa settimana, voglio mettere una carta guida dello sciamano per te, su come andare incontro a questa passione. Cioè, dimmi se sono coerenti. Il tuono, vai dove ruggisce la tua anima, passione, non giudicare i tuoi istinti, i tuoi desideri. Il tuono è la mandria di buoi che sta arrivando affinché tu possa farti travolgere in un'estasi suprema. Vai là dove senti ruggire il tuono. Ok, il tuono non ruggisce, però la mandria di buoi sì. Là devi andare, sono tutte carte coerenti. Tu in questa settimana sentirai qualche cosa che bussa forte. Vai là, non chiederti se, come, non cercare di definirla subito, non cercare, vai, lascia morire una cosa che ti appesantisce, una zavorra, e vai, diretta. Il tuono. Potresti vedere dei tuoni in questa settimana come simboli guida, anche nelle porte, nella porta di agosto, la porta del mattino, come simboli guida. Appena vedrai il tuono è la risposta e l'immagine che ti guida, ok? Bellissimo. Adesso, ragazze e miei ragazzi, andiamo a vedere l'amore. Ma prima dell'amore voglio dirti, scrivimelo nei commenti, quale carta ti ha fatto sentire più viva, più vivo. Qualsiasi di queste, al di là in che posizione sta. Cioè, qual è la carta che ti ha fatto sentire più viva? Quale ti ha acceso? Quale di queste carte ti sei detta, questa carta sta parlando proprio a me? Scrivimi semplicemente il suo nome della carta nei commenti, va bene? E durante la settimana torna di nuovo qua, quando riconosci nella tua vita che qualche cosa che abbiamo visto oggi è accaduto, perché accadrà, come mi scrivete sempre in settimana, allora scrivimi è accaduto, ho scelto di, per esempio, perché voglio sapere non solo quello che è accaduto, ma come proprio hai scelto di relazionarti a quello che è accaduto. Va bene? Ok, adesso vediamo l'amore. Prendiamo questi tarocchi qua, anzi prima dei tarocchi voglio mettere questi. Vediamo quale destino si sta muovendo nella tua vita amorosa questa settimana e come puoi cooperare perché prenda la sua forma migliore. Ok. Vediamo cosa ci dicono queste. Quale destino si sta muovendo nella tua vita amorosa questa settimana e come puoi cooperare per prendere la sua forma migliore. Ah, c'è Re Artù. C'è Re Artù. Re Artù mi parla di una figura veramente di spessore. È un re, potremmo ricondurla anche all'imperatore, un re. C'è qualcosa che può diventare veramente stabile, solido, appagante, se solo incontriamo la vita senza volerla controllare. C'è una figura qua. Tra l'altro, guarda, c'è anche lo specchio, che è la variante specchio. Tu puoi prendere il comando della tua vita amorosa se scegli di darti, di innamorarti, perdutamente, follemente, fatti attraversare da questa Kundalini. Adesso vediamo di che cosa stanno parlando. Interessante. Vediamo cosa ci dicono queste. Cosa accade nell'amore? Dal 10 al 16 agosto, settimana di Ferragosto, così calda. Come mai nella storia? Vediamo. Infatti c'è, l'asso di coppe c'è. Questo è il vero amore. C'è questa possibilità. Questa possibilità. C'è una colomba qua, te lo portano con la colomba qua. Cioè, questo è il vero amore, l'amore che sgorga da dentro, ma prima di tutto devi, no? Lasciamo sta roba qua e innamoriamoci. L'amore vuole portarti questa settimana. È fortissimo, fortissimo. Fortissimo qua, può essere il rinnovo di una relazione, la chiusura di un vecchio modo di abitare quella relazione, ma c'è l'amore qua,
Vediamo cos'altro. Aspetta, mettiamo queste qua. Eh sì che c'è l'amore, un amore giusto, equilibrato, un amore dove non devi dimostrare niente, eh, non devi avere più paura del giudizio, il 6 denari, assolutamente sì. Assolutamente sì, c'è il Papa. Cioè, questo è il vero amore. Cioè, Papa, vedi? Allora, vedi che il Papa te l'hanno messo come resistenza a ciò che accade? Nella misura in cui tu fai l'arcano del Papa, tu abbracci la tua ferita, 10 di spade, il guaritore ferito, Chirone, come migliaia di voi già avete fatto, non l'arcano del Papa, che trovi su questo canale, tutto qua sotto trovi, eh? E che cosa succede? Che manifesti l'amore veramente di una persona che è all'altezza delle aspettative dell'anima, non quelle dell'ego. Quindi io vedo chiaramente che tu stai manifestando un amore vero, autentico, una persona che veramente si mette in ascolto dell'altro, è per questo che non devi dimostrare niente, ti sentirai compresa, compreso, questo è il paradigma in questi giorni, a patto che mi fai la pratica, cooperi con il tuo destino, fai qualcosa, insomma, ok? Qua c'è, eccolo qua, questa fila mi parla anche di te, del fatto che tu... mm, il grande amore del tuo amante mistico che è dentro, no? Come il mito di amore psiche, ti ha portato a vedere che le tue fragilità sono sempre stati i tuoi più potenti alleati e anche nelle ferite hai trovato il motore dell'amore, no? Questo ti ha permesso di incarnare una verità autentica e vera. Non devi dimostrare niente a nessuno. È il tuo stesso essere che guida gli altri nell'equilibrio interno ed esterno. Questa possibilità c'è. Ora vediamo l'altra parte nei tuoi confronti. Vediamo lo specchio, appunto, qua dice specchio. Vediamo. Lo specchio, l'altra persona nei tuoi confronti. Che energia ha? La luna. Questa è una persona a cui tu stimoli viaggi mistici, Questa è una persona in cui che fai... dove tu entri talmente in profondità in questa persona che possono generarsi confusioni perché è come se tu li mettessi in moto tutta la sua psiche profonda. 8 di bastoni. È una persona che porta alla luce quello che sente comunque e che vuole costruire insieme a te. Una persona molto concreta a cui stimoli la psiche profonda, porta fuori con l'8 di bastoni tutto quello che ha dentro con la voglia di costruire insieme. 3 di denari. No, a caso Re Arturo è una persona di spessore. Quindi io qua vedo comunicazioni e voglia di costruire insieme a partire proprio dalle fondamenta, no? Qua ci sono due persone che hanno il progetto di fare qualcosa insieme, questi 3 denari, e iniziano con la pala, non lei che seppellisce lui, no, no, qua c'è il 10 di spade, noi seppelliamo una vecchia identità, ok, allora, vieni amore, costruiamo insieme, prima ti butto nella fossa, no, non è quello in questo caso, perché l'innamoramento, lascio morire la vecchia identità, quindi c'è la voglia di costruire, vedo questo moto interiore fortissimo che sceglie di seguire l'altra persona, di comunicare, di, no, di aprirsi, di viaggiare, sente di seguire il moto dell'anima, non vede l'ora e con il 3 di denari mi parla di facciamo questo, facciamo quell'altro, c'è una bellissima lettura. Ora, tarologia co-creativa. Cosa succede se non segui il movimento dell'anima nell'amore? Vediamo. Se resisti, aspetta, se resisti al movimento dell'anima, cosa succede? Se resisti, aspetti, attese interminabili, 7 di denari. Se resisti non vedrai mai vedere i germogli di questo amore, di questa cosa che vuole nascere, cioè attese infinite, interminabili. Se resisti. Se invece cooperi, è uscita da sola, 4 di coppe, se invece cooperi, il 4 di coppe è interessante, perché molti di voi si accorgono che ce l'avete davanti la persona,
che la felicità sta davanti, perché il 4 di coppie mi parla, no, di coloro, la persona che non vede le opportunità, che è annoiata, che le scansa. Ma se invece, alla domanda se cooperi con l'amore in questa settimana, tu vedi che quella cosa, quella felicità ce l'hai proprio lì davanti. Inizi a vedere quello che la vita ti sta offrendo. Prima non lo vedevi perché eri concentrato su ciò che non andava o che non è andato secondo i piani dell'ego nella tua vita fino a questo momento. Mi spiego? Lo vedi subito, altrimenti aspetti in eterno. Quindi la vita ti dice coopera, cioè innamorati follemente di un tramonto, di una persona, di un ideale, di un'idea, di qualcosa, fai qualcosa. Perché questo amore ne vale la pena, cioè ne vale la gioia, come direbbe la nostra Federica. Ne vale la gioia, capito? Vediamo cosa ti dice questo Re Artù con i miei oracoli lui-lei, che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo. Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Quindi potresti avere davanti una persona che potrebbe essere sicura di se stessa e farti avere un po' di rigidità, no? Perché sembra una persona che non ha fragilità, una persona che sa quello che vuole, sa il fatto suo. Non è così. Qua sei tu che devi abbattere l'apparenza del fatto che tu il fatto di sentire le emozioni, va bene? Sentire le emozioni significa distruggere ogni barriera. Questa persona, sono insicuro, la mia è solo apparenza, è la bellezza della fragilità, no? Che magari non si vede apparentemente, perché noi in relazione vediamo sempre quello che ci serve vedere, non è che vediamo la verità, vediamo sempre quello che serve a te vedere affinché tu possa fare un certo tipo di esperienza con l'emozione che devi vedere a mezzo di quella persona. Ok, vediamo cos'altro. Basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. E questa è una persona che non si lascia scalfire dalla confusione, ma agisce. Questo basta corrisponde anche a questo 10 di spade. Nella misura in cui incontri una persona che dice basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima, o comunque le sue azioni sono conformi a questo assunto, e perché tu col 10 di spade dici basta di ripetere cicli dolorosi, cioè basta la sofferenza legata a quel dolore. Il dolore è necessario, la sofferenza è una scelta. E qua siamo noi che possiamo co-creare con il destino, se no ce lo ripetiamo, ce lo ripetiamo, ce lo ripetiamo. E questa è la differenza con la tarologia co-creativa. Vediamo cos'altro. La momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza nello spirito. Nella misura in cui tu non vedi questa persona, non la vedi. Cioè, anche quando magari non insisti nel mandare 100.000 messaggi, non insisti nel controllare, nel si dovrebbe essere, si dovrebbe fare, eterna presenza dello spirito. Ricordiamo una cosa fondamentale: la mancanza non è assenza, è invisibilità. Quindi l'amore ti sta dicendo che lavorare con la parte invisibile, cioè parlare con la persona anche se non c'è, che non parli con la persona, parli col tuo amante mistico che poi si incarna nella persona. Mi spiego? È bellissimo. Mettiamone un'altra. Cos'altro ti dice questo Re Artù? Vuoi sposarmi? Vabbè, al di là di vuoi sposarmi o meno, te l'ho detto qua, che c'era un vero amore. Mi spiego? Magari ti accorgi di avercelo sotto gli occhi. È il rinnovo di una relazione. Secondo però un nuovo approccio alla vita. Va bene? Queste letture sono fenomenali comunque. Adesso voglio mettere un'altra carta di queste.
Allora, corrispondenza perfetta, vi completate a vicenda nel modo più armonioso e questa è la temperanza. E poi condividi veri sentimenti romantici che vale la pena di esplorare. Vale la pena di esplorare i veri sentimenti che esistono in questa relazione o connessione. Corrispondenza perfetta, perché ci sono due. Allora, cosa fa la temperanza? Equilibra gli opposti, quindi siete opposti ma complementari, come yin e yang, ok? Cos'altro? Contatto fisico, un tocco tenero significa così tanto. Ti accorgerai in un attimo che un semplice tocco è molto più profondo di qualsiasi cosa e da lì può nascere la vera profondità. Cioè si apre la strada alla profondità, bellissimo. Voglio metterti un'altra carta di queste. Questa uscì. Smetti di scappare. Fuga karmica, karma. Allora, smetti di scappare da cosa? Dice, Francia, ma io non sto scappando da nessuno. Questo 10 di spade di prima. Qua nell'amore c'è una fuga karmica che viene adempiuta. Io credo che sia questa settimana la risoluzione di quel 3 di spade che abbiamo visto in precedenza, l'armonizzazione di una verità, il prendere delle decisioni che finalmente portano a far morire un vecchio status. Da una fuga karmica, cioè che cos'è fuga karmica? Cos'è una fuga karmica? Scelgo di non relazionarmi a ciò che mi accade come co-creatore, quella è la fuga karmica. Io quando ho paura di quello che accade, non voglio prendere, cioè l'evento esterno è un nemico, ma ormai ci siamo già, no? Ci siamo arrivati che non è così. Il karma non è tanto quello che ti accade, ma come ti relazioni a quello che ti accade. E in questo caso, fuga karmica, nelle relazioni, magari ci siamo relazionati a quello che accadeva non volendo affrontare la cosa da maghi, da co-creatori, ma da vittime. E quindi io credo fortemente in questa settimana, guardando tutte queste carte, che la fuga è finita. Sì, ho finito di ripetere cicli dolorosi e quando fuggi dal tuo karma, no? E poi il karma ti rincorre, ti rincorre, ti rincorre, fin quando dici aspetta un attimo, prendiamoci un caffè al karma, ok? Quindi è una lettura bellissima, ragazze mie, ragazzi. Io concludo qua, mi raccomando, praticate e vedrete proprio il destino esultare per voi, d'accordo? Io concludo qua e ti abbraccio forte forte. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.